Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Se necessario, puoi anche attivare i sottotitoli che sono disponibili in italiano e in inglese. Nel video di oggi vedremo 10 verbi irregolari molto comuni in italiano che ti serviranno per formare qualsiasi frase. Coniugheremo questi verbi uno a uno nel presente e poi ti darò anche il participio passato e l'ausiliare, così che potrai anche formare il passato prossimo. Ti farò ovviamente anche alcuni esempi, così che puoi capire come usare questi verbi in contesto. Prima di iniziare però voglio anche ricordarti che ho una newsletter, quindi se sei interessato a ricevere contenuti ogni domenica per studiare l'italiano, puoi iscriverti alla newsletter cliccando nel link qui sotto in descrizione. Il primo verbo che voglio coniugare è un verbo che usiamo davvero sempre in italiano, il verbo fare. Iniziamo dalla coniugazione al presente. Io faccio, tu fai, lui, lei fa. Noi facciamo, voi fate, loro fanno. Il verbo fare è usato anche in moltissime espressioni idiomatiche. Vediamo alcuni esempi e anche alcuni usi di fare nelle espressioni idiomatiche. Faccio colazione alle 7 di mattina. Vuoi fare una passeggiata sulla spiaggia? Mia mamma fa una torta alle mele buonissima. Questo verbo ha un participio passato irregolare, fatto, e usa sempre il verbo avere al passato prossimo. Vediamo alcuni esempi. Ho fatto la pizza sabato scorso, ma non era buona. Cosa hai fatto lo scorso weekend? Il secondo verbo di oggi è dare. Coniughiamolo insieme. Io do, tu dai, lui, lei dà. Noi diamo, voi date, loro danno. Vediamo alcune frasi. Mia sorella mi dà dei consigli molto utili. Io do una mano agli studenti di italiano. Il participio passato di questo verbo è regolare, dato, e l'ausiliare che usa è avere. Per esempio, hai dato l'esame di matematica? Ho dato 50 euro a mio figlio. Ora passiamo al verbo stare. Io sto, tu stai, lui, lei sta. Noi stiamo, voi state, loro stanno. Questo verbo si usa in tante espressioni estremamente comuni in italiano, come per esempio, come stai? Sto bene, grazie. E tu? Può avere anche il significato di rimanere nello stesso posto. Per esempio, sto a casa stasera perché non sto bene. In questo caso, nella prima parte della frase usiamo il verbo stare per indicare l'idea di rimanere nello stesso posto, rimanere a casa. Nella seconda parte della frase invece diciamo non sto bene, quindi usiamo il verbo stare per indicare il nostro stato di salute. Il participio passato è stato e l'ausiliare è sempre essere. E sì, prima che me lo chiediate, il passato prossimo del verbo stare è uguale al passato prossimo del verbo essere. Vediamo alcuni esempi. Siamo stati male dopo il pranzo della domenica. Sono stato in vacanza in Grecia 2 anni fa. Adesso passiamo al verbo andare. Coniughiamolo al presente. Io vado, tu vai, lui, lei va. Noi andiamo, voi andate, loro vanno. Questo verbo al passato ha un participio regolare, andato, e si usa sempre il verbo essere, perché andare è un verbo di movimento e generalmente al passato prossimo usiamo l'ausiliare essere quando abbiamo dei verbi di movimento. Ovviamente ricorda che dobbiamo anche cambiare il participio passato in base al genere e numero del soggetto. Vi coniugo avere al passato prossimo.
Io sono andato o andata, tu sei andato o andata, lui è andato, lei è andata. Noi siamo andati o andate, voi siete andati o andate, loro sono andati o andate. Ora passiamo ad alcuni esempi pratici. Io e la mia famiglia andiamo sempre al ristorante la domenica. A che ora sei andata a casa? Andiamo a mangiare. Benissimo, adesso passiamo ad un altro verbo che devi assolutamente conoscere in italiano, il verbo dovere. È molto importante, ora ti spiegherò perché, ma coniughiamolo. Io devo, tu devi, lui, lei deve, noi dobbiamo, voi dovete, loro devono. Il participio passato è dovuto, ma possiamo usare sia essere che avere come ausiliare. Quindi, quale ausiliare dobbiamo scegliere, essere o avere? In pratica dobbiamo scegliere il giusto ausiliare in base al verbo all'infinito che segue il verbo dovere. Non ti preoccupare, adesso facciamo alcuni esempi così puoi capire meglio. Per esempio, devo studiare molto l'italiano. Sono dovuto andare alle poste. Sono dovuto andare alle poste. Qui usiamo il verbo essere, sono dovuto, perché il verbo che segue dovere è andare. E come vi ho detto prima, il verbo andare richiede sempre essere, quindi di conseguenza il verbo dovere userà essere. Ma se dico abbiamo dovuto leggere il messaggio 3 volte, perché uso abbiamo? Beh, perché il verbo leggere richiede avere, quindi in questo caso anche dovere richiede avere. Ora passiamo al verbo potere, che è un altro verbo modale e segue le stesse regole di dovere al passato prossimo. Coniughiamo prima questo verbo al presente. Io posso, tu puoi, lui, lei può. Noi possiamo, voi potete, loro possono. Vediamo alcuni esempi. Posso uscire con i miei amici stasera? Mi dispiace, non posso venire a casa tua. Posso fare una domanda? L'ultimo verbo modale è volere. Coniughiamolo. Io voglio, tu vuoi, lui, lei vuole. Noi vogliamo, voi volete, loro vogliono. Il participio passato evoluto e, come gli altri verbi modali, segue le stesse regole dell'ausiliare. In realtà, però, voglio dirvi che il verbo volere non si usa molto spesso al passato prossimo, ma lo usiamo principalmente all'imperfetto, un altro tempo passato italiano. Questo perché il verbo volere esprime un desiderio, un'intenzione e di solito per fare questo usiamo l'imperfetto in italiano. Comunque vediamo alcuni esempi al presente. Voglio un gelato al pistacchio. In questo caso usiamo il verbo volere non nella sua forma modale. Voglio imparare bene l'italiano. Volete venire con noi a cena? Ora passiamo ad un altro verbo importantissimo, dire. Coniughiamolo al presente. Io dico, tu dici, lui, lei dice, noi diciamo, voi dite, loro dicono. Il suo participio passato è detto e si usa avere come ausiliare. Per esempio, Giulia dice sempre la verità. Hai detto a tuo fratello la novità? Dimmi, dimmi. Questo è un imperativo, ma è molto utile. E ora vediamo un verbo simile, ma anche opposto ad andare, venire. La sua coniugazione al presente è io vengo, tu vieni, lui, lei viene, noi veniamo, voi venite, loro vengono.
Il participio passato è venuto e si usa il verbo essere come ausiliare perché di nuovo è un verbo di movimento. Quindi, per esempio, vengo in Italia quest'estate. In che anno sei venuta a vivere in Italia? Vieni a casa per cena? Conosci la differenza tra i verbi andare e venire? Se non la conosci, ti consiglio di guardare un video che ho fatto proprio su questo argomento. Lascio il link qui sotto in descrizione per guardarlo. E per finire un altro verbo molto importante, anche questo di movimento, il verbo uscire. La sua coniugazione è un po' strana. Io esco, tu esci, lui, lei esce. Noi usciamo, voi uscite, loro escono. Il participio passato è uscito e di nuovo, dato che è un verbo di movimento, usa essere nel passato prossimo. Vediamo alcuni esempi. Io esco di casa alle 8:30 per andare al lavoro. Stasera usciamo per le 9. Siamo usciti ieri, ma faceva troppo freddo. Benissimo, spero che questi esempi ti abbiano aiutato. Ora continua a fare pratica con questi verbi e cerca di scrivere qui sotto nei commenti delle frasi usando le parole che conosci e questi verbi. Noi ci vediamo nel prossimo video. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!